Che giornata, eh? Vi piace il TED allora? Vi piace il TED? Bene. Anche a me piace tantissimo. Per spiegarvi che emozione sto vivendo in questo momento, dovete capire che nel 2005, quando ho scoperto i TED su internet, sono andato fuori di testa e ci sono pochi che non ho visto, dal 2005 fino ad oggi, per cui sono tantissime ore, alcune sprecate, altre veramente guadagnate, con tante storie. Io quindi prima ho imparato cosa fosse un TED Talk, poi sono arrivato in Italia nel 2007 e ho imparato l'italiano, quindi oggi sono quasi pronto per fare un TED Talk in italiano, per riflettere su qualcosa di molto importante che sta molto a cuore assieme a voi. Ed è proprio del mio arrivo in Italia che vorrei partire. Immaginatevi questa scena. Io e il mio nuovo coinquilino apriamo i nostri bagagli e cominciamo a sistemarci la nostra nuova stanza doppia, qui proprio in centro a Udine. Io vengo dall'Israele, lui viene dalla Palestina. Nei prossimi 3 anni abiteremo assieme ad altri ragazzi provenienti da paesi in conflitto tra di loro. Abiteremo questo appartamento imparando tantissime cose uno sull'altro e tantissime altre cose su noi stessi. Lui tira fuori qualche fotografia che appoggia sul comodino e poi tira fuori la bandiera nazionale della Palestina. Si rivolge a me e mi chiede: scusa, dov'è la tua bandiera? Non la vedo sul muro e non voglio mettere la mia se tu non metti la tua. Io imbarazzato gli rispondo: non ho portato la mia bandiera, non mi piacciono molto queste cose, in realtà però mi sembra il caso, quindi vedo di risolvere. E così ho fatto. Questa è effettivamente la nostra stanza dove abbiamo vissuto assieme. Ha meritato una Grazie. E questo è solo l'inizio, allora non posso finirla qui, no? Vedete, sembra sempre più difficile vivere su questa terra. Questo era 10 anni fa quasi. E sembra sempre più difficile. Sembra essere tutto in crisi. Crisi politica, crisi economica, crisi valoriali, crisi ambientale, crisi tra amanti, la crisi dei migranti. A volte non serve nemmeno specificare, basta dire la crisi. Come se fosse una spiegazione a tutto. Bene, in questa confusione soltanto una cosa mi è chiara. Se vogliamo vivere meglio, se vogliamo uscirne assieme da questa confusione, allora dobbiamo imparare la convivenza. Dobbiamo imparare il vivere assieme. Sembra tutto rotto, no? Ecco, stasera invece io voglio parlarvi della lezione che io ho imparato sulla convivenza. Vi va di sentire un po'? Perché cosa succederà se invece di avere paura, se invece di rompere tutto, se invece di vivere questi cambiamenti epocali con preoccupazione, ed è la stessa preoccupazione da entrambe le parti, chi arriva da lontano e viene in Italia ha paura di essere escluso, e chi vive in Italia e vede gli arrivi ha paura di essere escluso. Questa è la tragedia. E le nostre future società saranno sempre più multiculturali, sempre più multireligiose, sempre più multietniche. E se noi non ci prepariamo a questa realtà, le conseguenze saranno disastrose. Si romperà veramente tutto. Però cosa succederà se invece saremo abbastanza intelligenti da preparare noi stessi in primis, poi i nostri figli, le nostre società, a questo nuovo futuro, in cui l'umanità continua a dialogare, continua a creare nuove identità, ad evolvere, a sognare assieme, come abbiamo sentito anche prima. Che futuro possiamo immaginarci? Perché il progresso non torna indietro.
allora ci adeguiamo a questo. Ecco, allora, per farvi capire cosa significa, noi abbiamo vissuto in 7 in quell'appartamento, però abbiamo sempre raccontato che con noi abitava un altro, una specie di piccolo mostro. Un mostriciattolo che noi abbiamo chiamato affettuosamente fraintendimento, perché i fraintendimenti tra noi erano pane quotidiano. E potevano essere fraintendimenti piccoli come tutte quelle tazze di tè che io ho preparato in troppo perché non ho capito che per i turchi questo movimento della testa significa no. Ci sono voluti, io direi, 2,5 litri di tè per capire che c'è qualcosa che non va, per cui gli ho chiesto: scusa, non hai voluto il tè? No, ma l'ho fatto così. Appunto, hai fatto sì? No? Quindi potevano essere questo tipo di fraintendimenti, però potevano anche essere fraintendimenti più profondi. Come una volta che mi ricordo chiaramente, dopo un incontro che abbiamo tenuto in una scuola, che a mio avviso sia andato particolarmente bene, il mio amico palestinese sembra pensieroso, un po' cupo. E le chiedo, cerco di indagare cosa è successo, solo per scoprire che non è pensieroso, è arrabbiatissimo ed è arrabbiato con me. Cosa ho fatto? Mi chiedo. E lui? Ma non ti rendi conto? Con un altro accento, ma è un altro discorso. Non ti rendi conto, manco se fosse la mia ragazza. E mi è caduto l'orologio per segnare i problemi del tempo. E lui, io continuo ad indagare cosa è successo in quell'incontro che non ho capito, sia andato così bene, invece così non era per lui. Scopro che ad un certo punto dell'incontro io ho incrociato le gambe, volgendo a lui la mia scarpa. Quel giorno ho scoperto che nel mondo arabo questo è considerato un insulto diretto e che ai politici più disprezzati non si lanciano le uova né i pomodori, ma le scarpe. Per cui quel giorno ho pensato che ho ancora tanta strada da fare. Però col tempo, e di tempo parliamo oggi, col tempo abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo imparato molto sulle nostre identità. E le identità sono cose importanti, tante volte quando parliamo di identità ci sembra di parlare di una cosa chiara, una cosa unica, una cosa rigida, un po' come la carta d'identità, no? Ma non è così. Le identità ci aiutano a definire le persone, per cui questo è un italiano, questo è un extracomunitario, questo è un musulmano, quell'altro è un ebreo, e via dicendo. Di conseguenza poi appiccichiamo a queste persone anche altre etichette, per cui italiani, mafiosi, ebrei, tutti ricchi, furlans, sempre avore. Non voi altri però, perché voi siete qua, che sono i fur, no? Bene, questo è pericoloso, ed è pericoloso perché se considero di te soltanto una dimensione, facile che andiamo in conflitto. Se io credo in Dio e tu no, non andremo mai d'accordo su nulla, vero? No, che non è vero. Sappiamo che non è così, perché lei è più padre o più figlio? Lei è più religioso o più italiano? Più donna o più credente? Non sono cose che si escludono. Le nostre identità non sono mai piatte, sono pluridimensionali. A volte sono conflittuali dentro noi stessi, ma sono sempre, sempre coloratissime. E quindi così, se imparo a conoscere, se dedico del tempo per conoscere il mio amico palestinese, scopro di lui che è credente, musulmano, ma un po' a modo suo. Scopro che è patriottico, ma estremamente critico del proprio governo. Scopro che vive di zuccheri, ne mangia una quantità veramente imbarazzante, ma che il piccante lo tollero meglio io. Per cui più dimensioni di lui imparo a conoscere, e più cose trovo che abbiamo in comune, e queste dimensioni che abbiamo in comune si intrecciano e tessono assieme una specie di rete di sicurezza per il nostro rapporto. Vi spiego perché.
Se litighiamo la prossima volta su uno degli aspetti, sulla fede piuttosto che la politica, piuttosto che del piccante o dello zucchero, litighiamo di quella dimensione lì. Ma io e lui conosciamo talmente tante altre cose, uno dell'altro, per cui anche se spezziamo uno di questi fili della rete, il tessuto resta integro e noi riusciamo a stare assieme lo stesso. Questa è la stessa cosa che capita nelle famiglie, capita tra gli amici. Non è che non si litiga, ma ci sono tante altre cose che ci legano. Bisogna avere del tempo per conoscerci per questo. Adesso mi direte però, come l'applauso di prima, ma voi quindi era un progetto particolare, eravate predisposti, scelti magari tra tante persone in Palestina e in Israele, quelli bravi, no? I bravi. Per cui siete persone speciali, voi, un po' come Gandhi, persone non violente, come se fosse un gene. Bene, allora vi chiedo stasera, che cos'è la non violenza? Ovvero, come si fa la non violenza? E non è una domanda filosofica, attenzione. Se io voglio essere una persona pacifica, una persona non violenta, devo capire come comportarmi. Ma le parole qua non mi aiutano, le parole mi dicono soltanto cosa non fare. Non violenza. Ma non mi propongono un impegno positivo. Per cui per tanti anni io mi sono interrogato sulla violenza stessa e ho cercato una definizione chiara e tonda per la violenza, perché se io riesco a definire la violenza, magari trovo una buona definizione del suo opposto, del contrario, per cui riesco ad impegnarmi in quella direzione. Non era facile, ci sono voluti un po' di anni, ma oggi vi dimostro la mia definizione che trago dall'ebraico. Chiaro, no? Sopra c'è la parola violenza in ebraico, alimut. Sotto c'è un'altra parola in ebraico che contiene la stessa radice etimologica. E la seconda parola è ilem, muto, che non può parlare. Che legame ci sarebbe? Io ne deduco che la violenza è l'atto di rendere muto qualcuno. E attenzione, questo è vero a livello verbale, a livello fisico, a livello ideologico, tutto quello che volete. E non solo, significa anche che non devo usare necessariamente la forza per essere violento, no. Basta non dare ascolto alla persona, basta ignorare quello che dice. Del resto, quanto ci infastidisce quando una persona fa finta di parlare con noi mentre guarda il proprio cellulare. Non è che gli chiediamo subito, oh, mi ascolti? Ecco, se la violenza è l'atto di rendere muto qualcuno, il suo opposto è l'ascolto. E non soltanto l'ascolto in cui io preparo la mia risposta nel mentre che ti ascolto perché io so già cosa tu vuoi dirmi e so già quale sarà la mia risposta. Questo non è l'ascolto. Ho sentito una definizione che dice che è un bilologo, sono due monologhi no, assieme, ma non stiamo parlando veramente. L'ascolto è questo. L'ascolto è presumere che io non ho capito. Non ho capito perché ho fatto delle tazze in tè in troppo e ho dovuto impararlo. Non ho capito perché ho offeso. Non ho capito nemmeno che ho offeso e poi come ho offeso il mio amico palestinese durante l'incontro. E così non capiamo un sacco di cose di chi è diverso da noi. E quindi è soltanto quando dedichiamo del tempo consapevolmente per ascoltare le persone, specie se sono diverse da noi, soltanto quando ci rendiamo conto che non abbiamo capito ancora, che riusciamo a capire meglio, che riusciamo a conoscerci, e questa è la mia definizione della non violenza. Per cui in questi tempi, e di tempi parliamo stasera, in questi tempi così tumultuosi, così difficili, vengono fuori tutte le nostre fragilità e noi cerchiamo la stabilità.
vengono fuori tutte queste crisi e noi cerchiamo le opportunità. Ci sono persone, forze, anche forze politiche che cercano di dividerci e noi cerchiamo nuove reti, nuove unioni, nuove fraternità. È bene se ci ricordiamo in questi tempi che questa terra è la casa di tutti quanti noi. E dobbiamo imparare a conviverci. Dobbiamo imparare la convivenza. E se stasera mi chiedete se questa convivenza è possibile, allora posso raccontarvi la mia esperienza e dire che possiamo assolutamente rendere questa terra una casa accogliente per tutti quanti noi, se dedichiamo del tempo per ascoltare una persona alla volta. Grazie del vostro ascolto.